Come detto nella prima puntata delle news elettriche, una volta al mese vi porterò un video per quanto riguarda le novità, principalmente nell'ambito dell'automotive, del settore elettrico, e iniziamo subito con il secondo episodio di quest'anno. Prima di tutto vi chiedo di iscrivervi al canale, così siamo sempre di più. Dai che ci manca veramente poco. Lasciate un like e seguite il video fino alla fine, sempre se vi può piacere, così YouTube può proporre questo video anche ad altri utenti. Seguitemi sul mio profilo Instagram e segui anche il canale Telegram delle offerte di Amazon. Parliamo subito della NIO ES7. Si tratta di un nuovo SUV. Si tratta di un nuovo SUV che dovrebbe essere presentato verso il mese di aprile e le prime consegne dovrebbero arrivare entro la fine dell'anno 2022 nel mercato cinese. Più che altro, come sappiamo, ma questo discorso vale per tutte le case automobilistiche, il lancio delle auto attualmente dipende essenzialmente dalla fornitura dei componenti elettronici. Come sappiamo c'è la crisi dei chip, ha colpito anche nell'ambito automotive, quindi non sarei sorpreso se le prossime uscite delle prossime auto verranno posticipate proprio per questo motivo. Come si può ben capire dal suo nome, questo SUV si posizionerà tra le S6 e le S8, proprio per questo si chiama ES7. Poggerà sulla piattaforma NT 2.0 come la ET5 e la ET7. Non ci sono dettagli per quanto riguarda i powertrain, però possiamo pensare che, siccome adotterà molto probabilmente lo stesso powertrain di altre, possa disporre delle batterie o da 75 o da 100 kWh, e addirittura si può anche pensare ad un accumulatore da 150 kWh che NIO sta sviluppando in questi mesi, anni. E ovviamente questo SUV sarà compatibile con il battery swap, il servizio più che altro che la stessa casa sta offrendo in Cina. Vi ricordo che è semplicemente quel servizio dove invece di aspettare di ricaricare la batteria ve la sostituiscono se ce l'avete scarica, così per ottimizzare ancora di più i tempi. Parliamo ora del Fiat E-Ulisse. Non se ne è parlato veramente quasi per niente, però questo nuovo Fiat E-Ulisse poggerà sulla piattaforma modulare EMP2, che sarebbe quello dell'ex gruppo PSA, che è in pratica quella utilizzata anche nel Fiat Scudo elettrico. Sono disponibili fino a 12 configurazioni di spazio interno nella versione da 8 posti e fino a 16 nella versione tra virgolette salotto da 7 posti divisi per 3 file. Per quanto riguarda la capacità di carico, Fiat dichiara una capacità massimo dei bagagli pari a 4.900 litri con 1.500 litri con tutti i posti occupati, e si possono caricare oggetti lunghi fino a 3,5 metri. Queste piccole caratteristiche sono molto utili quando qualcuno vuole acquistare questo tipo di mezzi. Il powertrain, secondo voi, quale potrà mai essere se non quello classico in cui siamo abituati a vedere ormai su tutto il gruppo Stellantis, ovvero 136 cavalli con 260 Nm di coppia e una batteria da 75 kWh che, secondo quello che dice Fiat, può offrire una autonomia di 330 km nel ciclo WLTP. La velocità massima autolimitata è a 130 all'ora. La batteria può essere ricaricata in corrente continua con una potenza massima di 100 kW e in corrente alternata fino a un massimo di 11 kW. E ora parliamo della Renault Scenic elettrica. Secondo quanto si dice, la Scenic dovrebbe poggiare sulla piattaforma CMF EV, la stessa che utilizza Renault Megane E-Tech. E tra l'altro di Renault Megane E-Tech fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete un video solo esclusivamente dedicato a lei per spiegare tutte le sue caratteristiche. Sarebbe bello andarla a vedere e raccontarvela, però forse sarà un po' difficile. Questa Renault Scenic dovrebbe avere 5 posti e dovrebbe essere la concorrente diretta della Volkswagen ID4. Per quanto riguarda il debutto,
si parla del 2024, quindi ancora ci vorrà un po' di tempo, però si dice che un concept di questa vettura potrebbe essere presentata quest'anno. Tra l'altro lo stesso Luca De Meo ha dichiarato in una intervista che questa nuova Scenic elettrica non avrà le forme di una monovolume ma piuttosto di una SUV, e sempre secondo quello che ha detto non si dovrebbe attendere una Grand Scenic a 7 posti elettrica, ma questo è un dato proprio perché la piattaforma CMF EV non è proprio pensata per questo tipo di configurazione. Per quanto riguarda il powertrain, si pensa ci siano 2 motori elettrici, quindi è probabile che venga proposta con trazione integrale, e visto che da quanto si dice questa Scenic dovrebbe avere dimensioni più grandi rispetto anche alla Megane E-Tech che conosciamo oggi, potrebbe avere, oltre ad avere batterie più grandi, potrebbero avere anche motori un pochino più potenti, però sempre quei tipi di motore che troviamo come ad esempio nella Megane E-Tech alla fine. Ora parliamo di MG, perché si parla di una nuova elettrica che è attesa per il quarto trimestre dell'anno. Come si può vedere non ci sono chissà quanti dettagli, però da quello che ha detto MG questa vettura avrà una lunghezza di 4,3 metri ed è stata progettata proprio per i clienti europei. Da quanto dice MG, almeno da quello che si può vedere, probabile che possa essere la diretta concorrente della Volkswagen ID.3, proprio perché questa nuova MG si posizionerebbe come dimensione tra l'attuale MG3 e la MG5, quella station wagon che ve ne ho parlato l'anno scorso, se ricordate. Quindi si può benissimo chiamare MG4. Però è possibile che MG possa utilizzare il powertrain dell'attuale MG5, quindi un motore da 156 cavalli e una batteria da 61,1 kWh. E ora andiamo ad Opel, perché da quello che ha detto il costruttore le prossime elettriche saranno Crossland e Insignia. Non ci sono tantissimi indizi che la casa ha dato, però ha detto semplicemente che vuole fare questi due modelli con un'autonomia corrispettiva di 500 e 800 km e con una capacità di ricarica che dovrebbe ricaricare l'auto per 32 km in un solo minuto. Ciò significa che queste auto poggeranno sulle prossime nuove piattaforme che Stellantis sta sviluppando e molto probabilmente si dovrà attendere tra il 2025 e il 2026. E vi ricordate quando vi ho parlato della mitica Opel Manta l'anno scorso, cioè veramente quasi un anno fa, che è stato modificato un modello da termico ad elettrico con tutto il design del caso, cioè veramente hanno fatto un lavoro spaziale. E la stessa Opel, se vi ricordate, lo speravamo tutti, ha detto che introdurrà una nuova Opel Manta totalmente elettrica, solo che il debutto è atteso per metà decennio, quindi vabbè, almeno arriva. Forse fino all'anno scorso non sapevamo se arrivasse, se era soltanto un concept, e questo sono molto felice, perché da quello che avevano presentato, vi lascio comunque il video qua, era veramente qualcosa di incredibile. E ora parliamo della Volkswagen ID Buzz. È stata presentata in veste ufficiale il 9 marzo scorso, vi avevo anticipato qualcosa qualche settimana fa. Le prevendite inizieranno verso maggio, da quanto si dice, mentre il lancio sul mercato europeo è previsto per l'autunno. Questo nuovo ID Buzz misura 4712 mm di lunghezza per 1985 di larghezza e 1937 di altezza, con un passo di 2988 mm. Invece la versione cargo è alta 1938 mm. Ovviamente questo ID Buzz poggia sulla piattaforma MEB che il gruppo Volkswagen ha sviluppato per tutti i suoi modelli elettrici, quindi ID3, ID4 e ora ID Buzz, con un CX di 0,28 per l'ID Buzz e di 0,29 per l'ID Buzz cargo. Questo nuovo multivan dispone dei gruppi ottici completamente a LED. Come si può vedere dalle immagini, tutta la parte dei fari è bella sottile, piena di LED, soprattutto anche nella parte
posteriore per la versione ID Buzz, che continua da un faro all'altro, passando per tutto il portello posteriore. Per quanto riguarda i cerchi, possono essere da 19, da 20 o da 21 pollici, e per quanto riguarda gli interni, l'ID Buzz può ospitare fino a 5 passeggeri con una capacità di carico di 1121 litri, che può salire addirittura a 2205 litri se si abbattono i sedili. Tra l'altro in futuro ci potranno anche essere delle versioni a 6 o a 7 posti. Per quanto riguarda l'ID Buzz Cargo, dispone di 3 posti a sedere anteriormente e di un abitacolo posteriore che è grande quasi 4 metri quadrati. Tutte e due le varianti di ID Buzz e ID Buzz Cargo saranno proposti con un powertrain con un singolo motore da 204 cavalli e 310 Nm di coppia e una batteria da 82 kWh con una capacità netta di 77 kWh, quindi 82 kWh ma capacità netta 77, che in corrente continua può essere ricaricata con una potenza massima di 170 kW, quindi dal 5 all'80% in 30 minuti. In corrente alternata invece la ricarica è a 11 kW e la velocità massima è di 145 all'ora, ovviamente autolimitata. L'autonomia non è stata comunicata e la trazione è posteriore. Tra l'altro una cosa molto interessante è che tutte e due le versioni avranno una ricarica bidirezionale, cioè i veicoli potranno immettere nella rete domestica elettricità, e tra l'altro la gamma ID Buzz avrà una funzione ancora più interessante, ovvero il plug e charge. Cosa significa? Significa che nelle stazioni di ricarica compatibili, quando per esempio si va a ricaricare, c'è bisogno o dell'app o di una tessera o di 1000 altre cose, molto semplicemente, ovviamente con una prima configurazione sull'ID Buzz non si sa bene come, però molto semplicemente già quando collegate per esempio l'ID Buzz a una colonnina di ricarica compatibile, loro comunicano tra di loro e senza usare nessun tipo di app o tessera fa tutto in automatico, paga tutto in automatico, e questo è una comodità assoluta a parer mio. Dovrebbero adottare questi sistemi per tutte le auto. Bene, questo è tutto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo ID Buzz, delle prossime vetture che vedremo o altro, o cosa vorreste vedere qua su YouTube. Mi raccomando, iscriviti se ancora non l'hai fatto, seguimi sul mio profilo Instagram e anche sul mio canale Telegram. Buona continuazione su YouTube e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video qua su YouTube.